Ciao a tutti amici, buonasera e benvenuti in questa diretta speciale che promette di essere un viaggio affascinante attraverso uno dei periodi più innovativi della chitarra elettrica, gli anni '80. Vabbè, mi conoscete, sono Leonardo Toro, ovviamente siete sul mio canale, quindi è normale. Sono un appassionato di chitarra e un content creator e oggi insieme al mio amico e partner in crime Rodolfo Capoderosa e insieme a Pietro Amoretti, chitarrista della famosa band I Corvi, vi spiegheremo come siamo arrivati ad ottenere quel suono iconico che fa parte proprio degli anni '80. Quindi introduco subito Rodolfo, non ve lo faccio aspettare oltre. Ma buon pomeriggio a tutti. Ciao È bello Rodolfo. ritrovarsi. Settimana scorsa abbiamo fatto una settimana di pausa e mi è mancata questa diretta. Mi sono Ve- già abituato a questi appuntamenti. Vedo che stai bene con la voce. Si sono messo maluccio. Diciamo che le notti brave non giovano alla mia salute. Comunque, in ogni caso, ci siamo. Oggi, insomma, ce l'abbiamo fatta. Quindi dicevamo che con noi c'è Pietro Amoretti, Assolutamente sì, benvenuto comunque Rodolfo. musicista. Ah, dimmi No, tutto. scusa, no, stavo dicendo benvenuto sul tuo canale perché ricordo Ah, che grazie, sì. che stiamo streamando sia sul mio canale YouTube, sul mio canale Instagram e sul tuo canale YouTube ovviamente. Esatto. Per chi è su Instagram, un consiglio, venite su YouTube, sulla mia storia ho pubblicato un link, andate direttamente sul link, venite qui su YouTube perché si vede e si sente decisamente meglio Decisamente. e possiamo rispondere anche ai vostri commenti, quindi un consiglio, venite qua. Rodolfo, vai. Intanto saluto Sandrone che si è appena collegato, ciao. E Grande Ivan, Sandro. ciao Ivan. Allora, Pietro Amoretti, musicista a 360 gradi, e lo definiamo musicista e non chitarrista perché, come molti personaggi che nomineremo oggi, è produttore, arrangiatore, trovate i suoi pezzi su Spotify, si occupa degli arrangiamenti dei Corvi con cui suona da 10 anni, ci ha detto prima che quest'anno festeggia il 10° anno con i 10 Corvi, anni, quindi pazzesco. auguri per questa militanza così lunga. Lo potete vedere in giro in vari spettacoli, tra cui ultimamente sta portando in giro uno spettacolo, uno show teatrale a tema Disney, quindi con le colonne sonore dei film Disney. E Pietro Amoretti Facciamo è entrare qui subito. con noi oggi. Ciao Ciao, Pietrone. ciao, buon pomeriggio a tutti, buona domenica e grazie per le belle parole che so ti sono costate tanto avendo questa voce oggi. Sì, guarda, è stata Ma una ti tortura, sei- ma per te qualunque Esatto. cosa, effettivamente. Grazie, Anche davvero. perché solo vederti ci provoca delle reazioni inaspettate. Però Inaspettate. non diciamo qua. Sì. Allora, Allora, bene, buon caro. pomeriggio a tutti. Oggi siamo qua per parlare di un Siamo argomento. qui riuniti? Siamo qui riuniti per parlare di un argomento secondo me molto interessante, molto ampio. Premetto che c'è tanta gente anche che ne sa molto più di me. Io sono sicuramente un ottantofilo, per chi mi conosce, un appassionato di anni 80, di sonorità anni 80 e un po' di tutto quello che riguarda il mondo non solo prettamente della chitarra, quindi del suono della chitarra, ma anche comunque di quelle che erano le tecniche di registrazione di quegli anni e sto cercando proprio di approfondire questi argomenti. Leo, lascio a te la Sì, parola. sì, voglio fare solo una piccola introduzione. Prima di tutto, scusate, ma lo devo fare. Ciao Federico. Ciao amore, mi sta guardando mio figlio e gliel'ho promesso prima, e Fede. quindi... Ciao amore. Ciao Federico. Allora, prima di tuffarci in questa avventura, Pietro, intanto voglio dirvi che se ci sono domande, fatele pure nei vari box che trovate su Instagram, su YouTube, fate delle domande, appena abbiamo 5 minuti liberi, diciamo, le facciamo Certo. vedere a Pietro e rispondiamo volentieri, ok? Poi, come buon influencer che si rispetti, perché mi chiamano così, quindi seguo. Sì, oramai sei stato di marchiato. Ok, vi devo ricordare le informazioni di rito, ok? Quindi se avete visto le altre dirette che abbiamo fatto finora, i nostri vari video che pubblichiamo sui social, mi raccomando mettete un like, un commento, è il modo migliore per ricompensarci per il lavoro che facciamo, ok? Poi ricordatevi di seguirci sui nostri canali, quindi leonardotoro.guitar
per quanto mi riguarda, Rodolfo Capoderosa per Rodolfo ovviamente e Pietro Amoretti Music. Siamo presenti sia su YouTube, Instagram e TikTok. Mi pare anche tu, Pietro, sei su TikTok? Sì, Sì, ok. esatto, esattamente. Mi raccomando, seguiteci, non vi costa niente, a noi ci fa un grande favore perché insomma ci permette di creare nuovi contenuti e poi quando pubblichiamo qualcosa vedete insomma la notifica che abbiamo Sì, pubblicato qualcosa e quindi ci fa piacere insomma che vediate tutti i nostri nuovi contenuti. Ok? Intanto Bene. salutiamo Nazareno, Giulio, Mauro. Ciao Giulio. ragazzi. Mauro, Ciao, Giulio, ragazzi. grazie ragazzi, siete fantastici. Ok, inizierei adesso partendo appunto col nostro topic di questo giorno, quindi la chitarra negli anni 80, il suono della chitarra negli anni 80, ok? Pietro, tu hai una grandissima passione, infatti quando abbiamo pensato di fare questa diretta parlando appunto del suono degli anni 80 abbiamo detto come facciamo a non coinvolgere Pietro in questa cosa? Ovviamente. È necessario perché come sapete anche Pietro suona con noi, facciamo le diciamo jam su Discord, poi comunque in futuro parleremo anche Lunghe di questo aspetto. chiacchierate, sì, sì, sì. Esatto, quindi abbiamo pensato ovviamente a Pietro. Pietro, com'è nata questa tua passione per il suono degli anni 80? Come? Vai. Beh, allora io arrivo comunque da quegli anni, seppur ero comunque piccolo, comunque essendo nato in quegli anni, io sono proprio dell'80, quindi Ok. negli anni 80 ero comunque piccolo, però avendo macinato tanti chilometri con anche i miei genitori in giro e avendo un fratello più grande che ascoltava quella musica, di conseguenza mi è rimasta, diciamo, questa predilezione per il genere anni 80 e comunque per quel decennio. Comunque ovviamente mi piace anche tutto il resto, però sicuramente trovo molto interessante quella parte. Poi essendo comunque chitarrista, sicuramente la chitarra negli anni 80 ha avuto uno sviluppo, diciamo, fondamentale che ancora oggi ha sicuramente un senso e si sta riscoprendo in maniera particolare proprio anche nel mondo mainstream più recente come tipologie di sonorità. Sì. Proprio perché aveva un ruolo un po' diverso negli anni 80 la chitarra. Arrivavamo dagli anni 70 dove era molto predominante ed era una sonorità diciamo presente, affiancata al massimo da organi Hammond piuttosto che pianoforti elettrici. Con l'avvento poi di quello che è stato un po' tutta l'elettronica e quindi i synth che hanno, diciamo, fatto da padroni in tutto quello che è il decennio degli anni 80, la chitarra ha assunto un ruolo diverso e si è molto evoluta anche lei grazie all'utilizzo di apparecchiature digitali, dei primi rack, che poi andremo a vedere, andremo a sviscerare, a creare proprio quello che è un suono un po' tipico degli anni 80. Inquadriamo un attimo anche quello che è il decennio degli anni 80 che non corrisponde a proprio 80-90, ma in realtà si fa di solito coincidere con 81-91. 81 è un anno molto importante per le sonorità anni 80 che hanno generato la sonorità anni 80. C'è stato un evento fondamentale che è stata la registrazione di In the Air Tonight di Phil Collins. In quell'ambito cosa succede? Che a causa di un errore tecnico, questo è un aneddoto molto interessante, a causa di un errore tecnico nel momento in cui registravano la batteria hanno lasciato aperto il microfono che serve per comunicare tra la sala di ripresa e la regia, che era un microfono, ovviamente è un microfono room nella stanza, al quale era applicato un compressore per ovviamente nel momento in cui si parlavano il fonico e Phil Collins che era di là a registrare, proprio per non creare interferenze. E lasciandolo aperto con questo gate, con questo compressore, si è creata quella che è la sonorità storica di quell'album, di quel suono di batteria tipico di Phil Collins, che ha generato un po' questa nuova moda di ma guardate com'è bello mettere un microfono nella stanza compresso, gated, e quindi è nato il cosiddetto riverbero gated, che ha dato un po' il là all'utilizzo di queste tecniche di registrazione molto d'ambienza, con tanti ambienti, resi anche possibile sicuramente dall'avvento dell'elettronica e di questi rack che venivano utilizzati in studio in maniera massiccia. Soprattutto erano dei rack, non dobbiamo immaginarceli come i rack di oggi, estremamente versatili, con diversi preset eccetera eccetera, erano dei rack abbastanza semplici,
con suoni insomma molto belli e che dopo cercherò di farvi sentire. Già anche prima Sì. comunque, anche già prima proprio dell'inizio degli anni 80 verso la fine degli anni 70 era nato il punk, no? Come risposta all'eccessiva, diciamo, complessità del genere del rock progressive, e quindi comunque c'era anche la saturazione del genere disco, e quindi qualcosa stava cambiando, si cercavano diciamo sonorità nuove. Poi pian piano anche la tecnologia è andata avanti e ci sono stati un sacco di prodotti che hanno permesso di sperimentare un po' di più. Sì, anche perché se magari possiamo riferirci ad un decennio specifico per quanto riguarda le produzioni fatte in un certo modo, in realtà la musica degli anni 80, io negli anni 90, quando ero già adolescente, ancora l'ascoltavo per radio, no? Perché la discografia all'epoca era molto più lenta, nel senso un brano veniva fatto nell'87 e te lo portavi fino al 95, voglio dire, non è che Sì. era così veloce come oggi. Quindi effettivamente, ritornando al discorso di Pietro degli anni 80, cioè nonostante io sia nato nell'83, invece comunque i pezzi degli anni 80 li conosco tutti. Vabbè, anche perché poi in realtà non so se vi ricordate GTA Vice City. Sì, Cioè, certo. ovviamente ambientato negli anni 80, quando ti facevi il giro in macchina avevi Radio Rock, insomma, c'erano tutte Sì, le sì. radio con i pezzi degli anni 80 e, ovviamente sono cose che abbiamo vissuto, sono sonorità che anche noi nati un po' dopo, oppure proprio in quel decennio lì, abbiamo conosciuto e abbiamo imparato ad amare. In quel decennio sono successe delle cose molto importanti a livello di rivoluzione elettronica che hanno portato a quelle sonorità. Innanzitutto, un primo aspetto, qual era il mood degli anni 80? Il mood degli anni 80 era un mood molto allegro, l'avvento appunto dei synth, di queste sonorità un po' plasticose, definiamola così, ha portato la musica verso sonorità più allegre, ma anche perché la gente aveva bisogno di avere sonorità più allegre. Si veniva da anni 70 brutti, le guerre del Vietnam, quindi c'è anche un tema, bisogna inquadrare sempre la musica di fatto da parte di chi la fruisce. Chi era giovane negli anni 80 voleva ascoltare cose più allegre, non voleva la tristezza, tra virgolette, tristezza, insomma il mood diciamo degli anni 70. Un altro aspetto fondamentale degli anni 80 e che ha dato il là a certe tipologie di registrazioni è stato l'avvento di quello che oggi possiamo chiamare mobile, perché negli anni 80 è arrivato il Walkman. Il Walkman ha portato la gente a fruire in mobilità della musica, non più ascoltando la casa in stereo nella propria stanza, ma con le cuffie. Quindi era necessario creare delle ambienze diverse per poterle sentire bene. Da lì nascono tutte queste ambienze compresse, tutti questi utilizzo di riverberi, di delay, che ovviamente da prima si parte in studio ad utilizzare queste tecniche, poi si è posto il problema per i più famosi turnisti, ritorniamo nel mondo della chitarra, di portare live queste sonorità. Quindi si sono chiesti come facciamo a farle, da lì è nato tutto quello che è un po' il filone di Bob Bradshaw, diciamo, di quei grandi ingegneri del suono, i grandi tecnici in grado di costruire questi armadi rack frigoriferi che contenevano tutti questi rack trasportabili più o meno dal vivo da questi turnisti. Sicuramente adesso parleremo un po' di quelli che sono quella che era un po' la scena musicale dell'epoca, quali erano i principali nomi, ecco, di riferimento di quell'epoca. Sicuramente dimmi. No, dicevo, naturalmente noi adesso stiamo parlando di un suono anni 80 specifico, perché in realtà gli anni 80, giusto lo diciamo a dovere di cronaca, insomma, gli anni 80 forse sono il periodo più variegato che esista dal punto di vista musicale, ma variegato nel mainstream, perché ovviamente generi musicali nelle nicchie ci sono sempre delle nicchie, ci sono sempre state, certo. Però nel mainstream c'era il rock, voglio dire. Avevamo gruppi rock che vendevano milioni di dischi, quindi si arrivava dall'hard rock comunque degli anni 80, sì. Degli anni 70, scusami, e un altro fattore importante a fine anni 70 che ha dato là a far diventare mainstream un certo genere di rock patinato è stato sicuramente il Van Halen. Ricordiamoci che è arrivato a fine anni 70 e ovviamente diciamo ha dato una bella scossa a quella che era la discografia dell'epoca. Sì, insomma, stiamo parlando effettivamente dei capelloni cotonati, insomma, con tutti questi riverberoni. Il mio genere preferito, l'air metal. E poi parliamo degli anni 80,
dobbiamo parlare anche dei Guns N' Roses che sono arrivati con questo rock crudo, questi suoni veramente essenziali, no? Quindi insomma c'è veramente di tutto negli anni '80. C'è la riesplosione del blues, perché voglio dire, il film Blues Brothers ha caratterizzato poi tutti gli anni successivi, e c'è stato questo grande ritorno del blues. Comunque artisti precedenti come degli anni precedenti come Clapton hanno continuato la loro carriera anche negli anni '80, seppur insomma zoppicando un po', però comunque è stato veramente un periodo dove nel mainstream c'era davvero di tutto. Però noi forse ci stiamo il suono che abbiamo in testa noi quando pensiamo agli anni '80 è quello delle produzioni di Los Angeles. Ma credo che però comunque un fondo di verità, cioè sul fatto che si usassero molti effetti, perché comunque questi effetti hanno cominciato ad essere disponibili, tipo il chorus, il riverbero, eccetera. Sì. Proprio io prima della diretta per curiosità sono andato a vedere che effetti ha utilizzato tipo Slash nel primo album Appetite for Destruction, no? Usava tipo un riverbero rack della Roland, perché diciamo non è propriamente degli anni 70 una cosa del genere, quindi comunque c'è stata tanta contaminazione, è vero, tantissimi chitarristi diversi che fanno tantissimi generi diversi, però comunque probabilmente arrivando comunque a un risultato diverso sono partiti comunque da alcuni aspetti che erano un pochettino vicini, diciamo che era appunto portati dal fatto che ci fossero delle macchine che gli permettevano di fare determinate cose che prima non le potevano fare. Ma io allora, direi che la tecnologia... Scusami Rodolfo, teniamo presente che c'erano tanti soldi anche all'epoca, quindi c'erano delle produzioni veramente enormi che consentivano di avere questi studi sempre up to date, sempre con le macchine migliori, le ultime uscite. Quindi lo Slash di turno, che nel primo album, di fatto quando ha fatto il primo album non era ancora nessuno, è arrivato in studio non con la sua strumentazione, ma di fatto lui aveva registrato chitarra, ampli e poi gli effetti glieli ha messi dopo, è lì che ha imparato ad usare quei rack e di conseguenza poi se li sarà anche portati dal vivo. Una cosa importante che volevo dire, hai citato i Guns, hai fatto bene, i Guns sono un po' il trade union tra il mondo anni 80 e anni 90, sì. Vale a dire che c'è un po' un ritorno al blues, un po' in realtà un abbandono di certi effetti molto patinati, e di fatto poi il loro successo maggiore è arrivato attorno 91-92, quando di fatto si fa coincidere alla fine degli anni 80 per una serie di eventi, la morte di Freddie Mercury, alcuni dicono, piuttosto che appunto l'avvento del grunge, un cambio diciamo di generazionale. E quindi dicevo, tanti soldi, produzioni veramente grandi, LA, Los Angeles era il fulcro di queste produzioni. E per rispondere a Francesco che di fianco chiede, mi piacerebbe sapere come fare le distorsioni in 80 air metal, ne parleremo tra poco. Ciao Francesco, ne parleremo tra poco e vi daremo qualche dritta. Sì, infatti volevo mettere un paio di commenti, scusate ragazzi. Allora, gli anni 80 hanno portato le loro peculiarità, la cosa peggiore era la batteria, ma le chitarre e i bassi avevano atmosfere interessanti. Peggiore, vabbè, era una batteria particolare, in effetti. Moda del momento, sì. Era la moda del momento. Sì, Poi, quello che dicevo prima, esatto, era il reverbero gated sulla batteria era un must. Aggiungerei anche gli Europe nel rock. Sì, scusami. Certo. No, vabbè, la cosa bella è che comunque la tecnologia e le scoperte tecnologiche hanno sempre influenzato la musica, cioè sì. Se non fosse stata inventata la chitarra elettrica e poi il fuzz e poi gli effetti, arrivare fino agli anni '80 non sarebbero, cioè avremmo avuto sempre lo stesso genere musicale, cioè lo swing degli anni 30 e basta, cioè voglio dire. Invece... un piccolo aneddoto legato alla band in cui suono, quella dei Corvi, e ovviamente io faccio parte dell'ultima generazione, quella col batterista originale. I Corvi sono stati i primi a portare la distorsione in Italia. Ecco. Nel periodo del bel canto degli anni 64-65 addirittura sono stati i primi perché sentivano le radio americane, a introdurre la distorsione nei loro brani, con poi Un ragazzo di strada che era stato il pezzo sicuramente più famoso. Sì, con quel cantato bello grattato, voglio dire, ragazzo di strada, effettivamente ha dato il lapo ai vari è stato Vasco. un pezzo di rottura, diciamo, rispetto a quello che si sentiva all'epoca. Comunque, una domanda fondamentale che governa un po' questa diretta, secondo me, è: ha senso ancora oggi appunto avere i suoni anni 80, no? Voglio dare adesso una risposta e poi vedremo se alla fine effettivamente vi ritrovate nella cosa.
Oggi c'è un ritorno agli anni 80, quindi ha senso averlo. Lo possiamo chiedere a Stash dei The Colors, a tutto il mainstream che c'è adesso. Se ascoltate c'è un ritorno al synth pop, all'utilizzo proprio di campionatori e all'utilizzo di chitarre con grosse ambienze. È anche normale, come dicevo all'inizio gli anni 80 si sono generati perché si arrivava da un periodo brutto. I giovani degli anni 80 avevano vissuto un decennio orribile. I nostri giovani oggi hanno passato un decennio che non è certo stato bello, Sì. quindi hanno voglia di musica un po' più allegra, perché sentiamo nel mainstream una serie di produzioni molto allegre e molto scansonate. Parlo veramente di Annalisa perché a me, per il lavoro che faccio comunque anche da turnista, mi piace parlare di quella che è la musica anche mainstream di fatto, proprio perché comunque c'è voglia di allegria e quindi si torna un po' a quelle sonorità, non solo nell'ambito musica, se guardate anche in ambito cinematografico con le varie produzioni di Netflix che fanno tutte, strizzano l'occhiolino agli anni 80, Sì. e quindi c'è un forte ritorno a quel mondo, quindi ha senso, sì. Pure per esempio mi sono meravigliato l'ultimo pezzo, vabbè, ampiamente discusso e non si offende a nessuno se lo cito, ma per esempio Disco Paradise, il pezzo di Fedez, eccetera eccetera, e compagnia bella, comunque inizia con un riff di chitarra che è molto Cyndi Lauper, per dire, Sì, no? Cioè, sì. con quella sonorità un pochettino. E lui guarda il video, cioè, Vincenzo chiede, alla luce di quanto presentato all'ultimo Sanremo, chitarre poco presenti, come interpretate questa tendenza rispetto agli anni 80? attenzione, esatto, hai detto una cosa giusta Vincenzo, le chitarre poco presenti ma le chitarre comunque suonate. Ho avuto il piacere di assistere alla produzione e fare anche un paio di interventi chitarristici su un paio di brani che sono andati a Sanremo, nel fantastico studio di Davide Tagliapietra, quando sono stato da lui a trovarlo questo fine dell'anno scorso. E vi assicuro che di chitarre in realtà ce ne sono tante, cioè non le sentiamo, ma ce ne sono tante, proprio perché si utilizzano molto dei tappeti. La chitarra ha assunto anche qua un ruolo leggermente diverso, non dobbiamo aspettarci l'assolone, non dobbiamo aspettarci cose, diciamo, molto invasive, però in realtà ci sono, con delle grosse ambienze, con dei piccoli, diciamo, giochetti ritmici, un po' quello che c'era già negli anni 80, è proprio quel mondo lì. Quindi è una tendenza, ripeto, perché sta tornando appunto il synth a essere predominante, sta diventando sempre più predominante come, ahimè, dico ahimè, ma questa è un'opinione personale, come strumento l'utilizzo dell'autotune. E quindi essendo come strumento la voce con l'autotune deve essere molto presente e non ci devono essere altri strumenti solisti invasivi su quella voce. Sono tutte tendenze che insomma hanno durata sempre più o meno di una decina d'anni, vedremo cosa ci riserverà il prossimo decennio. Sì, ma tanto cambia, infatti, cambia continuamente, Sì. quindi... Effettivamente, vedremo che cosa ci riserverà il futuro, anche perché magari effettivamente io se ripenso alla musica degli anni 90, no, che è quella che ho sentito che si vedeva su MTV, io ovviamente la odiavo, ma oggi, cioè, mi farebbe piacere invece sentire un pochettino di quella musica nel mainstream attuale. Ne parlavamo l'altro giorno. Cioè, oggi mi rendo conto che quello che io odiavo all'epoca oggi sarebbe oro, insomma. Una volta vedevi Alanis Morissette, e invece oggi sono meglio i Guns, e invece adesso sarebbe stato... No, è tutta scuola comunque, sono tutte cose, soprattutto se uno vuole fare questo mestiere, se comunque vuole insomma lavorare nella musica, è importante veramente non ascoltare tutto, insomma, non precludersi niente, anche perché in studio ti chiedono certe cose. Un altro tema molto interessante oggi in studio, e capita abbastanza spesso, i produttori attuali sono molto giovani. Parliamo di tutto quel mondo che adesso scrive canzoni. La figura del produttore è molto cambiata rispetto agli anni 80. Non parliamo più di Quincy Jones, peraltro vi rimando a guardare lo speciale che c'è su Netflix di bellissimo, We Are the World, sì, che è bellissimo, dove si vede veramente come si lavorava. Ma anche si vedeva anche la professione, esatto. Anche il documentario proprio su Quincy è bellissimo, che c'è su esatto, su Netflix, molto bello. Sì. Sì. Comunque oggi il produttore è molto più uno produttore in ambienti studio quasi da home recording, diciamo home recording evoluto, sono molto più giovani, c'è un utilizzo massiccio del computer ed essendo molto più giovani
hanno anche non è un bel termine, ma è una certa ignoranza strumentale. Sono molto abituati a suonare tastiera, a suonare campioni, VST, cose del genere. Mi è capitato di andare in studio con la chitarra e magari stavo provando il suono della chitarra sul pezzo che non c'entrava niente, magari buttavo un assolo, buttavo qualcosa giusto per sentire il suono, e mi dicevano: bello quello, che suono è, che cos'è, mi piace, tienilo, registralo. E neanche sapevano che era un assolo di chitarra, cioè non capivano neanche il concetto dell'assolo di chitarra, però proprio notavo che c'è una certa, nel senso, ignoranza su certe sonorità. E quindi questo ovviamente influenza, perché comunque il mainstream adesso è tutto in mano a quei 4 o 5 nomi. Lo avete visto a Sanremo quando presentano gli autori delle canzoni, sono 4, cioè fondamentalmente ce n'è uno per il gruppo, la compagine un po' più anziana, e poi 3 che sono i principali che fanno le canzoni di diffusione, e quindi è tutto attorno a quello. Sono tutte produzioni fatte un po' in serie all'interno degli studi. Molte di queste canzoni vengono prescritte, prearrangiate, poi scelgono la voce a cui farla cantare. Questa la facciamo cantare a Annalisa, questa la facciamo cantare a quella all'amoroso, questa all'altro. Quindi è tutto un po' più come catena di montaggio, quindi il mondo della produzione è molto cambiato. Non si lavora più quasi in studio, lavora a distanza. Io ho registrato l'altro giorno delle chitarre per New York, qua dal mio studio, spedite, registrate, spedite. Cioè non è più passi la nottata in studio. Ovviamente noi stiamo parlando di mainstream, perché volendo essere un pochettino più accurati nella ricerca di cose nuove, si trova veramente, veramente di tutte cose bellissime in giro, obiettivamente. Quindi stiamo parlando solo di mainstream, che ovviamente è quello che tutti quanti ascoltiamo per radio, in TV, che eccetera, passa. eccetera. Bene. E quindi, ritornando alla questione anni 80, no? Perché secondo me è proprio di quel tipo di pop che si registrava negli studi di Las Vegas, e possiamo dividere forse in 2 periodi, cioè, perché questo avvento poi dei rack forse è arrivato più verso la metà degli anni 80, però ovviamente quello che c'è stato prima è stata un'evoluzione graduale verso questa cosa qui, perché insomma ricordiamo un pochettino i nomi di questi chitarristi che allora, come hai detto prima, la scuola di Los Angeles è sicuramente, diciamo, il riferimento, quindi Steve Lukather, Landau, Michael Thompson, la fortuna di nascere a Los Angeles in quegli anni, cioè nel senso, lo dice Steve Lukather nel suo libro, cioè io sono Steve Lukather perché mia mamma mi ha concepito a Los Angeles in quegli anni. È stata una cosa molto bella, perché poi eravamo a scuola tutti assieme, io, i fratelli Porcaro, Mike Landau, quindi era facile anche che frequentassimo quel mondo lì. Porcaro ci ha introdotto negli studi di registrazione, di conseguenza tutte le produzioni al tempo venivano fatte là, ma venivano fatte là, e c'è anche lì una motivazione, no? Perché venivano fatte a Los Angeles? Perché si sono sviluppati studi migliori? Perché in California si stava da Dio, perché c'era la bella temperatura, i VIP con i soldi, i produttori, i cantanti volevano stare al caldo e volevano produrre anche in inverno, e quindi non volevano stare a New York che c'è freddo. Io vado là, tanto c'è una valanga di soldi in queste produzioni, mi faccio pagare un mese in un hotel con la piscina super lusso a Los Angeles, sto là. Da lì nascono sul Sunset Boulevard tutti gli studi storici, dove questa gente, questi ragazzotti, perché al tempo avevano 18-20 anni, cioè parliamo veramente di ragazzetti, l'equivalente un po' nostro che oggi sta magari nel suo home studio a spippolare, là al tempo non c'era uno studio, si prendevano su, andavano a passare tutta la notte in questi studi sul Sunset Boulevard, e stavano seduti, lo racconta Steve Lukather, bellissimo questo aneddoto, stavano seduti sui divanetti dell'ingresso, poi c'erano questi lunghi corridoi con stanze a destra e a sinistra. Dentro queste stanze c'erano i vari produttori che stavano incidendo, non lo so, Whitney Houston, piuttosto nell'altra c'era Quincy Jones, nell'altra c'era Rod Stewart, tu non sapevi neanche chi c'era. Usciva il tecnico, diceva: ascolta, ho bisogno di 3 battute di chitarra, vieni tu, e andava Landau, e ogni cosa che facevano veniva segnata e gettonata. Quindi ecco perché poi troviamo che hanno suonato 1600 pezzi e che hanno partecipato in 1000 cose, ma anche voci. Ascolta, mi serve un coro là, viene Steve Lukather, ma io sono un chitarrista, te vieni lo stesso, vieni, registrare, vai, così. Quindi venivano, e poi loro scoprivano dopo, che non lo sapevano neanche per chi stavano magari registrando. Addirittura raccontano l'aneddoto di Danger Zone, il pezzo di Kenny Loggins di Top Gun, no? Famoso, che di fatto è stato reinciso tutto dai Toto,
Loro hanno detto noi l'abbiamo inciso questo pezzo, non sapevamo neanche cos'era, l'abbiamo scoperto quando è uscito il film dopo, ma questa è quella che avevamo fatto in studio quella notte, poi neanche sicuri di averla fatta perché in una sera facevano 20-30 pezzi diversi e partecipavano a 20-30 produzioni diverse perché c'erano soldi, tanti soldi, quindi ti pagavano qualsiasi cosa, ti davano gente. Lui dice io mi sono comprato la Ferrari nel giro di un anno con tutte le attività che ho fatto là, quindi la fortuna di nascere a Los Angeles, perché poi a Los Angeles si trasferivano altri grandi nomi. Parliamo di quello che prendo un po' come riferimento poi per fare le sonorità stasera, che è The Nuff. The Nuff che arriva comunque dal Texas, si è trasferito, arrivava dal country. Certo, c'erano i soldi. È normale che si sono trasferiti. Ci sono i sogni americano, anche all'interno dell'America stessa c'era. Io mi prendo su e me ne vado a registrare là. In più porto, cosa che non c'era a Los Angeles, la sonorità un po' del country, quindi sono anche un po' una novità. E quindi lui ha veramente è stato uno dei nomi principali. The Nuff lo consiglio veramente a tutti, poi magari verso la fine consigliamo anche degli album da ascoltare per ascoltare queste sonorità, album non scontati, magari che non tutti conoscono. Certo. Ci sono veramente dei capolavori che io consiglio di ascoltare. Allo stesso modo anche da noi, anche in Europa c'erano altri nomi fantastici. Uno dei miei preferiti era Alan Murphy. Alan Murphy è stato un chitarrista, ahimè, scomparso giovane, morto degli segnate. È stato un chitarrista fondamentale in Inghilterra negli anni '80 per le sue sonorità prese dallo stampo LA, e ha suonato con nomi come Kate Bush, piuttosto che Go West, è stato il chitarrista di Go West, con i Level 42, ma con tantissime altre produzioni. In Italia anche, ovviamente quella sonorità è arrivata anche in Italia, quindi il Vasco degli anni '80 con Solieri avevano quelle sonorità. Ricky Portera sicuramente è un altro nome che veramente io ho un amico che anche stimo tantissimo e col quale ho avuto il piacere anche di suonare, e vi assicuro che lui di aneddoti ne ha tanti su quel periodo, e la sonorità erano quelle, comunque esatto, tanti soldi, grosse produzioni e questi mobili rec che costavano veramente tanto e soprattutto pesanti da trasportare. Tra l'altro secondo me va citato proprio a Los Angeles il negozio di Valley Arts, insomma, che forniva a tutti questi chitarristi queste chitarre modificate, fondamentalmente anche gli amplificatori, perché nella bottega di Valley Art c'era anche Paul Rivera che si occupava degli amplificatori, quindi diciamo che hai nominato un nome, Valley Art, e gli hai dato una coltellata al cuore scusami, non volevo. Sì, io esatto, ho avuto un attimo, perché tra l'altro, giusto per la cronaca, ho visto che poco fa su Facebook, nella pagina delle Valley Art, è stata messa in vendita una Valley Art stupenda, e la mette in vendita quello che è forse il più importante turnista francese, Sébastien Chouard, che tra l'altro conosco, mette in vendita la sua Valley Art, e tra l'altro il prezzo è anche abbastanza interessante, quindi potrei scegliere, insomma, tra divorziare o no in queste poche ore. Ma tu gliela dovevi subito bloccare prima della Kramer. Giusto per parlare di anni 80. Anni 80, sì. Questa pesa 50 kg, è una Striker originale dell'85. Kramer, Floyd. Ci ho fatto un po' di modifiche per riportarla in vita, ma ha un body che pesa 200 tonnellate. È in mogano. Infatti sei un po' più rosso adesso, sei affaticato. Senti, che pick-up sono quelli, scusami? Questi qua sono dei Seymour Duncan, monta. Questa Seymour Duncan, mentre l'altra che avete visto prima, che adesso utilizzerò, che è una Superstar proprio nello stile, l'avevo presa in mano perché si citava Valley Arts, questa è un po' nello stile. No, dicevo, questa è una chitarra un po' in stile Valley Arts, quindi parliamo di una Super Strat. All'epoca, come stava dicendo Rodolfo, nascono queste chitarre un po' spinte anche dallo stesso Van Halen, che si era messo a costruirsele da sole, perché si richiedeva qualcosa di più alla chitarra, si chiedeva soprattutto una grande affidabilità, perché dovendo lavorare in studio e registrare, capite bene, anche 80 brani, magari non interi, però solo pezzi di brani, 80 come dicevo prima, in una serata dovevi avere delle chitarre affidabili. Ecco perché è nato il ponte Floyd Rose, un ponte che non si scorda, la chitarra è super affidabile, chitarre che hanno configurazioni, questa è un HSH splittabile, quindi posso ottenere diverse sonorità,
E sono sempre pronto nel momento in cui mi dicono uè, tu vieni a registrarmi una battuta su quel pezzo qua che non ti dico neanche di chi è, poi magari è Whitney Houston. E quindi avevano queste tipo di sonorità. Ovviamente Mauro, sì, sicuramente anche Fender e Gibson, scusate, no, era solo che volevo dire che probabilmente adesso andremo a parlare un attimino di un tipico suono specifico degli anni 80, quindi Pietro sta tirando fuori i pezzi, diciamo, che sono più iconici per quel tipo di suono, che ovviamente puoi usare sempre una Les Paul, una Gibson, una Fender, però su determinate cose se siete curiosi poi di sentire eventualmente altre come suonano questi suoni con chitarre come una Les Paul che ho lì dietro piuttosto una Telecaster o così, lo facciamo, ovvio che questa lo è la proviamo. notte sua, Sì. Allora io faccio una proposta, no? Secondo me partiamo dal suono clean tipico degli anni 80, perché secondo me è la cosa, voglio dire, ragazzi, caratteristica di quel periodo. Io mi dovete scusare, c'è una cosa non prevista. Non vi preoccupate, non è niente di che, ma per gli appassionati degli anni 80, no, questa cosa ci tengo in particolar modo, la metto subito. Mio fratello Giovanni Toro, ok, regista, crea cortometraggi, assistente all'università, insomma appassionatissimo di cinema. Anche lui in tarda età come me, io a 40 anni ho deciso di suonare la chitarra, lui verso i 40-50 ha deciso di cominciare a scrivere libri. Scrive libri anche, insomma, molto belli. È uscito proprio in questi giorni un libro su Steven Spielberg, no? A proposito di anni 80, un libro su Ritorno al futuro, storia degli effetti speciali, l'immagine elettronica negli anni 80. Insomma, se avete voglia di approfondire il lato cinematografico degli anni 80, ci sono i libri di mio fratello. Non era previsto, ma ci tenevo. No, molto interessante, assolutamente, anzi. Giovanni Toro è facile, per i suoi cortometraggi Giovanni qualcosa. Toro. Giovanni Toro. Ecco. Vai Pietro, quindi sentiamo qualcosa adesso? Dicevo del suono clean, che tra l'altro io consiglio di andare a vedere qualche intervista fatta che trovate sul canale di Vertex Audio, perché sono bellissime veramente, tipo quella che mi è piaciuta di più è quella a Paul Jackson Jr., in cui praticamente nelle interviste escono fuori un sacco di cose, no? Tra l'altro chiede sempre che strumenti utilizzavi all'epoca quando hai registrato nel disco Thriller di Michael Jackson, insomma, quindi si parla di queste cose qua, e loro utilizzavano questi suoni clean fatti sostanzialmente con dei Fender Deluxe modificati da Paul Rivera, però prendendo per esempio anche mischiando quel suono con il suono per esempio in DI, quindi c'era proprio la ricerca di questo super clean, insomma, che poi ovviamente nel corso del tempo è stato bagnato da tutta quest'altra effettistica che adesso Pietro credo che ci farà sentire. E poi magari io direi di sentirla a questo punto e poi ci spieghi come hai fatto tutto il lavoro, insomma. Allora, Antonio ci dice che negli anni 80 sicuro non trovavi Fender contemporanee, ma le sopravvissute degli anni 60. Cazzo, a pensarci adesso avremmo potuto comprare un po' di chitarre degli anni 60 negli anni 80, sarebbe stato molto molto carino. Ma c'è un tale ritorno su queste chitarre Superstrat che adesso hanno dei prezzi improponibili. Fino a 5 anni fa costavano la metà se non un terzo, adesso stanno andando di moda, c'è un grosso ritorno su queste perché la nostra generazione vede ormai entrare nel mondo vintage anche queste, e di conseguenza c'è veramente molta richiesta e sono diventate sempre più rare e ricercate e costose. E sì, Pietro, suonino 75 clean. te lo farò sentire. Allora, vai Pietro. Sì, scusami, Pietro. Vabbè. Dimmi. No, dico, facci sentire un suono clean prima di farci vedere come lo fai. Sarebbe interessante proprio sentirlo e poi scioccarli un pochettino dopo. Mi stanno rispuntando i brufoli, ragazzi. Praticamente in un suono come questo c'è
200 tipi di Esatto. canzoni, di brani degli anni 80, no? Ci puoi fare Sì, tutto. cioè è il classico suono anche da colonna sonora di film anni 80. Al tempo, come dicevo, il ruolo della chitarra si è spostato dal classico tappeto sonoro anche a figure ritmiche molto molto importanti sia in ambito pop che in ambito diciamo anche più air metal, comunque queste sonorità. Sembra un po' Axel Foley, le scene Sì, di sì. spionaggio di Axel Sì, Foley. sì, sì. Facciamo vedere come l'hai fatto questo suonetto? Allora, parliamo di questi suoni. Innanzitutto, questa chitarra sta entrando nella mia pedaliera che utilizzerò solamente per quello che riguarda i suoni distorti. Dopo vi dirò magari sui pedali che sto utilizzando, ma diciamo fondamentalmente sta entrando qua Allora, nella quindi pedaliera. la prima notizia buona per tutti è che non hai un frigorifero rack dietro. Che non ho un frigorifero da, rack. da milioni e milioni di euro. Quindi Vi perfetto. faccio vedere come ho fatto questo suono, l'ho riprodotto con dei VST, quindi qualcosa che insomma bene o male tutti potete fare. Come amplificatore sto usando la mia testata classe A Engel con delle L84 che mi garantisce questo suono già di partenza molto clean, che posso anche poi farvi clean. sentire com'è quando è molto clean. Vabbè, Cioè, ovviamente basta andare- ovviamente potevi anche usare un plugin per simulare l'ampli, giusto? Potevo Senza anche, nessun- esattamente, l'ho fatto proprio per avere comunque, sicuramente c'è una qualità migliore, nel senso usare un ampli vero che passa comunque dentro Captor X, quindi sentite poi il suono attraverso il Captor X. Dal Captor X andiamo dentro il mio schermo, o meglio dentro, eccoci qua, dentro Element, che è di fatto un loader di VST. Questo non fa altro che riprodurre un rack, è proprio un mobile rack virtuale di fatto, dove possiamo andare a inserire i vari effetti. Come vedete, partendo dalla scheda audio, perché ovviamente Captor X entra nella scheda audio, partendo dalla scheda audio ci muoviamo verso il primo oggetto di culto fondamentale che arriva direttamente dagli anni 70, che è questo, ed è il compressore, il DBX 160, un compressore assolutamente storico, fondamentale per fare il suono anni 80. È un compressore che arriva, come dicevo prima, dagli anni 70 ed è stato il primo compressore ad essere veramente cristallino. Era installato in tutti gli studi possibili e immaginabili ed era un compressore anche che consentiva un'ottima compensazione del gain nel momento in cui andassimo diciamo a utilizzarne troppo, che avere riduzione o troppo aumento del suono, ed era appunto, come dicevo, molto 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 cristallino. Bello. Tra l'altro bellissimo, hanno ricreato anche anche l'interfaccia, la grafica, l'interfaccia, quindi insomma uno anche se non conosce il macchinario così lo vede, diciamo. Sì, Bello. tra l'altro anche il rumore, puoi anche aggiungerci il rumore se vuoi. Che noi però leviamo, giusto? Perché Che noi leviamo, però è molto interessante perché VST di questo tipo mirano a proprio riprodurre in toto quello che era anche l'esperienza dell'utilizzo di queste macchine. Ovviamente io mi ritengo fortunato perché ho potuto spippolare su cose del genere anche su pedalini, quindi il mio approccio al digitale, al VST, al virtuale, diciamo è un po' avvantaggiato. Sì, avendo un pochettino una conoscenza di come funziona quello, non dico magari quello vero, ma uno simile. Andiamo a spegnere tutti gli altri effetti, così vi faccio sentire singolarmente ogni suono cosa fa. Eccoci qua. I 2-3 chorus che abbiamo messo. Allora, in realtà lo devo collegare così per farvelo sentire anche qua. Ok. Esatto, sentiamo solo destra. Sì, sì. Mi dà l'attacco, quell'attacco Questo micidiale. attacco sì. Senza era così. Mettendolo è così. Scusa Pietro, in gergo, questo è un compressore lento o veloce? Questo attualmente è un compressore molto veloce, l'attacco è molto basso, Molto- anche il release è molto basso, nel senso che attacca subito, rilascia molto velocemente, in modo da ottenere un transiente, un picco subito forte, proprio per fare quel suono classico che si sente.
Perfetto. Ecco qua, quindi Ok. questo primo effetto fondamentale per il nostro suono anni 80. Facciamo la lista degli ingredienti. Fate quindi la lista, compressore. esatto. Compressore che potete utilizzare con compressore a pedali, ce ne sono di diverso tipo, andate a cercare i pedalini che simulano il DBX 160, ne trovate per esempio l'Exotic, l'SP già di fatto fa un po' quel lavoro lì. Ok. Cosa c'è dopo? Un equalizzatore. Ahimè, occhio me, c'è un equalizzatore. Perché c'è un equalizzatore? Perché il DBX era molto bello, ma aveva un difetto. Mi rovinava un po' il suono. Comprimendolo me lo vattava un po' e andava a perdere in certe frequenze, soprattutto medio-alte. Quindi di fatto ho messo un equalizzatore, che andiamo subito a riaccendere, per riequilibrare il nostro suono. Qualsiasi equalizzatore va bene, in questo caso il Fab Filter. Sì, solo perché a te ti piace esagerare. Ecco qua, ho riportato un po' sul mio suono, l'ho un po' migliorato. Se noi andiamo a vedere, ma giusto per fare i pignoli come senza, il suono è così, e Si sente. aggiungendolo. Sì. Attualmente sto usando la seconda posizione, quindi pick up al ponte e pick up centrale. Volendo posso anche splittare il pick up al ponte, che in questo caso è un Andy Timmons, è un Di Marzio Andy Timmons, e il suono mi diventa ancora più cristallino. Così invece con l'humbucker. Ok, siamo al nostro equalizzatore, abbiamo riportato un po' su il nostro suono e da qua inizia la vera e propria avventura che veniva fatta nei chorus. nei chorus e negli effetti di ambienza. Ho un po' di tosse, ogni tanto tossirò, vabbè. Splittiamo il segnale, da una parte andiamo verso un mixer di linea direttamente, dall'altra parte andiamo nei primi due oggetti chorus, oggetti di culto chorus dell'epoca. Il primo è un Trisera chorus, un trichorus, in questo caso è quello della Eventide, e Bellissimo, tra l'altro. bellissimo suono. Il Sì. trichorus era il marchio di fabbrica di Mike Landau, è il marchio ancora oggi di fabbrica di Mike Landau. In questo caso vedete che questa linea qua sulla destra ha il mix sempre a 100, perché dopo utilizzerò un mixer di linea proprio come si faceva al tempo. Utilizzavano i mixer di linea perché non potevano passare da un preset all'altro in maniera veloce, cioè c'erano proprio veramente non millisecondi, c'era un bel po' di tempo di passaggio dall'uno all'altro, ecco perché a volte avevano più rec uguali all'interno dello stesso mobile rec, perché erano Per cui preset diversi. la diretta, Erano la diretta rimaneva sempre, La il diretta vuoto si sentiva solo sull'effettistica. Esatto. In questo caso, appunto, per riprodurre una cosa simile, anch'io ho utilizzato un mixer di linea, che di fatto era anche anch'esso un oggetto rec, che è un vero e proprio mixer rec, che consentiva di fare un po' come i loop oggi, di mixare le diverse cose. Il nostro chorus in questo caso non ha all'interno il detune, che è un altro effetto interessante di Eventide, in questo caso non mi serve perché lo utilizzerò in realtà dopo e vi faccio vedere come. Mixiamo il chorus al massimo, questi sono più o meno i valori che ho impostato, potete poi eventualmente anche copiarveli, e vi faccio sentire cosa succede col primo chorus inserito, mentre dall'altra parte abbiamo il suono pulito che prosegue parallelamente, ok? Quindi accendiamo il nostro chorus e il mio suono diventa così. Tra l'altro, se state ascoltando in stereo vi suggerisco di farlo perché sentite Eh sì. Sì. il trichorus di fatto lavora come tre chorus messi in parallelo sul left right centro, creando un po' anche questo effetto quasi phaser, no? Possiamo dire di vibrato phaser, Questa leggera modulazione che c'è. questo movimento. Perfetto, il nostro trichorus è settato. Dal trichorus, mentre il nostro segnale pulito sta sempre andando anche in parallelo, ci mettiamo dentro un altro chorus e qua veniamo a un'altra, diciamo, macchina sacra degli anni 80, che è il chorus Dimension D. Questa è una simulazione proprio del chorus Roland Dimension D dell'epoca. Era un bestione, 2 unità rec,
con semplicemente 4 preset, cioè non potevi spippolare niente, cioè ti accontentavi di quello che Roland aveva deciso. C'erano questi 4 preset, ma erano perfetti, erano di fatto perfetti, e in particolare il preset numero 1 era quello un po' più utilizzato nel mondo della chitarra. Lo accendiamo e vi faccio sentire di che meraviglia stiamo parlando. Pietro, abbassi poco la chitarra che clippa, per favore. Sì, ok. Leggermente. Devo, guarda, disconnettere in realtà questo perché mi doppia il suono. Ah, ok. Prima l'avevo, per rimetterlo in stereo, l'avevo fatto così. E adesso sentite. Quindi sommati questi due chorus già ottengo questo effetto e siamo già molto in ambito anni 80, ecco. Sentite che attacco micidiale. Sì. Attacco Pietro, sempre un pochettino più basso, per favore, perché clippa sempre un po'. più Rodolfo, basso. mi confermi anche tu? Sì, leggermente. Ok, l'ho abbassato, poi eventualmente posso Grazie, abbassarlo adesso. Ok, dopodiché entriamo nel mixer di linea, dove di fatto qui si presenta semplicemente con un wet dry level. Abbassiamolo un po' così ce l'hai ancora più basso come suono di uscita, dove vado a mixare i due suoni fondamentalmente. In questo caso li posso mettere anche uguali e il suono che otteniamo questo che sto riproducendo è il suono tipico DNAF, giusto? Scusa, ti stavo proprio chiedendo chi è il riferimento. Il riferimento in questo caso è DNAF, la sonorità DNAF, ed è quella, bravo Kanja che sottolinea anche il Lexicon 480, sicuramente ottima macchina. Diciamo che erano due scuole, molto molto bravo. Sì, suono DNAF, dopo magari vi do qualche disco di riferimento per sentire questa sonorità. Altro giochetto dal quale entriamo in stereo. Ok, il wet dry ovviamente esce in stereo, entra nell'altro giocattolo, diciamo, di venerazione degli anni 80, che di fatto era l'Eventide. L'Eventide è stata una macchina fenomenale, i primi H9000, quegli oggetti lì, e di fatto era in grado di fare in maniera intelligente armonizzazione del suono della chitarra ed ottenere non solo suoni anche un'ottava, 2 ottave di differenza in simultanea, ma anche di fare l'effetto cosiddetto detune. Ecco perché non l'ho messo prima in alto, perché in realtà abbiamo un rack dedicato che lo va a fare. In questo caso ci ho proprio messo l'Eventide, la simulazione del micro pitch della Eventide, non si erano spesi più di tanto, c'era proprio all'interno della macchina Eventide dell'epoca, la 3000 era secondo me. La 3000, H3000, sì. Sì, l'H3000. C'era proprio il preset micro pitch, non l'hanno neanche spippolato, hanno detto bello, così suona da Dio, utilizziamo per sempre questo, che aveva la caratteristica di avere il suono non spostato di ottava, ma semplicemente spostato di centesimi, quindi proprio per creare un effetto detune, ed era spostato 9 centesimi sopra, 9 centesimi sotto. Quindi 2 linee, una sopra e una sotto, da 9 centesimi. Basta, hanno ottenuto quello, non hanno toccato niente. Ma il risultato effettivamente è sensazionale. Andiamo ad accenderlo, riaccendiamo anche il wet dry. Eccolo qua, il nostro suono con in più un effetto di detune. E giusto per correttezza storica, H3000 nell'88, ok? Prima c'erano l'H910, l'H949 e l'SP2016. E non era 9000 ma 900, era la serie 900, esatto. Ok, giusto per essere corretti. Ovviamente ogni effetto che sta accendendo Pietro era un'unità rack praticamente. Sì. Cioè, era un'unità rack, che appunto questi chitarristi hanno scoperto. All'inizio non avevano soldi tanto loro, li hanno scoperti andando in questi studi meravigliosi dove avevano le macchine più fighe e passavano la notte a studiare come funzionavano queste cose, a spippolarsi. Poi dopo hanno voluto portarle live. Ok,
Siamo arrivati alla fine della nostra catena sul mondo chorus, adesso ci spostiamo al mondo delle ambienze, andando a creare quel giochetto meraviglioso che è un po' il wet dry wet, in questo caso un wet dry wet un po' parziale, perché in realtà sentirete che il riverbero l'ho messo dopo. Abbiamo il segnale così com'è col micro pitch che va direttamente al riverbero, e parallelamente sul left e sul right invece con un mix totale viene mandato a due meravigliose macchine che sono state anch'esse una rivoluzione dell'epoca in fatto di delay. Ed eccole qua, esattamente la nostra simulazione del 2280 della TC Electronics, peraltro è appena uscita la riedizione in formato pedale. Hanno fatto il pedalino, pedalino, insomma è un po' un mezzo frigorifero, però è bello. Sì, perché è anche, come vedete, l'interfaccia è la stessa, quella del VST, ed è veramente anche difficile da utilizzare, era veramente complesso. È stato il primo Dynamic Digital Delay, quindi con la possibilità anche che cominciava a panning, suonare dopo che finivi di suonare. Esatto. Sì, con possibilità di panning sul left e il right. In questo caso li ho settati, sono due uguali, sono assolutamente due uguali, che ho settato una a destra e una a sinistra, con la differenza che ho messo la suddivisione delle ribattute. Apprezza, Grazie Johnny. Ho semplicemente messo la suddivisione delle ribattute, una a un quarto e una a un ottavo. Nota bene, qui vedete che c'è scritto Subdivision 4 un quarto, un tempo un quarto non c'era scritto, cioè tu dovevi studiarti a memoria cosa significava ogni numero della macchina, cioè dovevi sapere che 4 significava un quarto. E molto spesso, a parte che non avevano il tap tempo, quindi erano fissate a determinati millisecondi spesso e volentieri, quindi erano molto complesse come macchine da utilizzare. Questa in particolar modo aveva al suo interno anche la possibilità di panning, la possibilità di reverse, quindi veramente delle macchine fenomenali. Sono settate uguali, una a un quarto, una a un ottavo, e utilizziamo questo. Aspetta che ti rialzo un po' il suono nel mixer di linea, perché sennò lo senti meno. Lo riportiamo a metà, così dovresti sentire di più. Sentite l'effetto? Sì. Circular delay un po'. Ovviamente uno poi può settarlo con un livello di mix a piacimento, in questo caso molto bello. Pietro, ascolta, ci Dimmi. fai sentire qualcosa con una basettina? Sì, arrivo va? all'ultimo pezzo Sì, che vai, manca, vai. che è semplicemente il riverbero, in questo caso un riverbero sempre in stile, già il colore lo fa capire, molto stile anni 80, in questo caso è proprio una simulazione del rec anni 80, classico riverbero hall, tra l'altro questo dà la possibilità anche di mettersi il gate, proprio in stile anni 80 volendo. Bellissimo questo glow, è veramente un bellissimo plugin che suggerisco. Come dicevo, appunto uno smooth hall con un mix a un quarto, niente di più, poi lì va a gusti di quanto uno vuole farlo, e otteniamo il nostro suono finale, che è quello che avete sentito all'inizio. Quindi con una linea centrale che arriva, e non perdiamo l'identità mono della chitarra in mezzo, per me è molto importante come cosa. La chitarra nasce mono, il resto deve essere al massimo ambienza perché sia reale come suono. Left e right abbiamo l'ambienza dei delay. Allora, vi faccio sentire qualcosa, visto che prima avevano chiesto, scusatemi, distorto, sul mondo del distorto. Mi fai sentire un suono distorto anni 80 e io te lo faccio sentire, sì, semplicemente aggiungo un pedalino che simula un Marshall GCM 800, in questo caso un pedale Rödenberg Duke, quello di Steve Lukather, il signature di Steve Lukather, e la sonorità è questa. Ho solo aggiunto un distorto, non ho fatto nient'altro, è la stessa catena, non cambia niente. Ovviamente sentite questa cosa? Abbiamo un po' di rumore di fondo, ma perché ovviamente abbiamo il DBX all'inizio che ti ciappa anche il ronzo del distorto, e quindi te lo amplifica e te lo mette anche lui con l'attacco.
Ok, Vai, detto Pietro. questo, andiamo a far sentire qualcosa. Mentre Pietro si prepara, intanto, cioè, effettivamente questo commento è stato bellissimo, di Racè. Vero, nel 1981 comprai una chitarra a buon prezzo, una Strato 62 e una Fender Electric. Cioè, nel spero che 62, tu non l'abbia nell'81 venduto. una Strato del 62 era solo una chitarra vecchia, praticamente. Una chitarra vecchia, sì, non c'era il culto, quindi... Allora, spero che si senta Fantastico. tutto bene. Spero vi tu provo ce a far l'abbia sentire ancora, questo assolo, via. Ok, molto... Ecco un validissimo esempio. Spero si sia sentito tutto bene, Sì, sì, perché sì, i sì. volumi... Sì, sì, sì. Ok? Poi sono curioso di sentire la Kramer, te lo dico subito. Dopo guarda, te la monto subito la camera, nessun problema. Visto che intanto che stiamo parlando qua, questo è l'assolo di The Glory of Love, è un brano stupendo di Peter Cetera. Appunto, per andare a sentire queste sonorità vi consiglio l'album proprio di Peter Cetera dove è contenuto The Glory of Love, che adesso Leo vi dirà immediatamente come si chiamava l'album, non mi ricordo il titolo. Erano considerate malissimo da chi me le ha vendute o tutto non le vendo neanche sotto tortura e ci credo. Bravissimo, È bravissimo. giusto così, è giusto così. Cosa? Le No, Kramer. sì, che non le hanno, che non le vende assolutamente, fai bene. Esatto, tra l'altro The Glory of Love, giusto per dirlo, magari ve la ricordate come colonna sonora di Karate Kid 2, Karate Kid, che sì. era assolutamente, ed era nell'album Solitude Solitaire, che vi straconsiglio, è uno dei punti di riferimento per me sicuramente per questo tipo di sonorità, dove troverete tanti bravissimi musicisti che ci suonano. Comunque Peter Cetera in generale è buona cosa ascoltarlo, è un bravo guaglione, diciamo. Quindi è stato bassista e ovviamente cantante e compositore, ed è quello che ha anche stravolto e in parte alcuni dicono rovinato i Chicago, nel senso che ha licenziato mezza band, se l'è rifatta tutta come voleva, e quando aveva licenziato tutti se n'è andato. Così. A posto. Ovviamente non mi ricordo se l'hai detto, questa solo era di Danaf. Di The Nuff, ovviamente la sola è di The Nuff in questo caso, quell'album lì è qualcosa di veramente eccezionale. Questa è la Kramer. Se arriva il suono, bene, l'ho abbassato, ecco qua. La Kramer ha un suono veramente anni 80, cioè se vado a mettere la stessa posizione di prima, quindi pick up al ponte e pick up in mezzo, seconda posizione, sentite com'è cristallino. Eh sì. Beh. È proprio lui, E anche con i distorti si comporta bene. Questo è sempre il Luke. Questo è il Luke, se vogliamo un suono ancora più spinto, un po' tipo Soldano, vado ad aggiungere il pedalino Bomba Distortion. E insomma, sa il fatto suo, ecco. Grande Rocky. Vedi, ho fatto lo stesso con le Superstar, comprate fino a meno di 10 anni fa. Adesso, come diceva Pietro giustamente prima, anche le Superstrat si trovano a prezzoni esagerati, effettivamente. sì. Bene, raga. E allora? Questo è quanto. Quindi se volete sentire un attimo questa sonorità applicata, adesso vi faccio sentire questo pezzo, giusto per... Ok.
posso andare avanti fino a domani perché è una base che ho fatto io. Eri un po' preso, eri partito, però era bello, cioè, ci stavi piacendo, Pietro, vabbè. Sì, ero carino. Diciamo questa tipico sonorità ogni tanto è una base che ho fatto io. Qui sentite assolutamente com'è la sonorità. Ecco. Pietro, ho una domanda. Sì, Sì. vai. Chiudi il Vai, tono, quale quella? domanda? Io vedevo quella chiudi il tono sotto. Sì, no, c'era una domanda mia, però adesso... Vai, ma la tua non mi interessano, via. Ok, chiudi il tono, Pietro. Hai chiuso il tono? Così è chiudendo il tono. Tra l'altro hai toni molto sensibili questa chitarra. Sì. Senti, ti volevo fare una domanda, a parte Vai. gli scherzi. Qual è l'eredità della chitarra degli anni 80 oggi? L'eredità della chitarra degli anni 80 oggi? Cioè, cosa, dicevo un possiamo, po' prima, cosa possiamo imparare da questa cosa qua? Come la possiamo Beh, utilizzare oggi? sicuramente è molto interessante studiare un po' tutto quello che è la sonorità LA e il tipo di composizione che si faceva, diciamo, in quella scuola nel periodo degli anni 80. Oggi vengono utilizzate, come dicevo, molto cose simili per creare delle ambienze e diciamo che un po' tutto fa brodo, nel senso che essendo che c'è un grosso ritorno agli anni 80, oggi è importantissimo avere nel bagaglio, secondo me, di chi vuole fare questo mestiere quelle sonorità. Come è importante avere anche quelle anni 70, ma sicuramente la chitarra si è sviluppata molto negli anni 80, quindi averle è sicuramente importante. Il mondo mainstream, mondo non mainstream ovviamente anche lì, cioè comunque se vai nel tutto il mondo, dal metal all'hard rock e quelle cose lì, ovviamente Anche non lì. puoi non avere Anche lì. determinate, Esatto. determinate conoscenze, cioè, ma tutti i generi, c'è anche lo smooth jazz degli anni 80, l'acid jazz, ci sono dei dischi di acid jazz degli anni 80, fine 80 che sono qualcosa di meraviglioso. Lo smooth jazz dei Folklay, piuttosto che varie band nate in quel periodo, cioè parlo di Larry Carlton, parlo di tutto comunque quel Sì. mondo più Esatto, più diamo vira un po' di verso ascolti, diamogli un po' di ascolti che possono essere interessanti. Rodolfo, Allora, dai, sicuramente mondo di Dan Huff è molto 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 importante. Quindi vi ho già detto l'album di riferimento sicuramente quello di Peter Cetera, Solitude Solitaire, piuttosto che anche la discografia di quegli anni di Amy Grant, una cantante che io adoro, veramente molto molto brava. L'album Lead Me On è un album meraviglioso di quegli anni, dove appunto lo stesso singolo che è Lead Me On è particolarmente bello. Tutta la discografia dei Toto di quel periodo, l'album 71 in testa, sicuramente l'album 71 è veramente fondamentale. E poi un altro non tanto conosciuto in Italia, anzi ve ne cito un paio di non tanti conosciuti in Italia che vi suggerisco. Uno è Boz Scaggs. Boz Scaggs era uno scopritore di talenti degli anni 80, un cantautore molto conosciuto in America, negli Stati Uniti, e l'album Other Roads, in particolare di Boz Scaggs, vede come protagonisti Lukather Danaf, compagnia cantante, e ha delle tanto sonorità erano ovunque veramente quelli. Tanto erano ovunque incredibile. quelli. Ride Out of This Way è un album spettacolare. Lukather ha suonato in 1600 pezzi più o meno, quindi tra l'altro su Spotify consiglio, esiste la playlist Steve Lukather Sì, Sessions, sì. che contiene tutti i pezzi in cui ha suonato, quindi Che sono già quasi quella 75.000, no? esatto, già quella ascoltate praticamente cose interessantissime che vanno da Quincy Jones a tutto quel mondo lì. Mi sono scordato, ma è giusto che lo faccia, di un nome italiano importantissimo per questa sonorità e questo genere degli anni 80, andato poi proprio a LA per quelle motivazioni, che è Corrado Rustici. Assolutamente ascoltate Corrado Rustici, ascoltate i lavori fatti in Italia, quindi fa anche discografia italiana interessante con Zucchero, ascoltate i lavori fatti da Portera con Dalla in quegli anni, dall'America Ruso in testa, sicuramente anche il live, che tra l'altro è stato da poco rimasterizzato. Altri grossi riferimenti, i Toto li ho detto, 71, poi se andiamo su sonorità più hard rock sicuramente non possiamo non citare vari gruppi come Europe, piuttosto che Poison, tutte quelle sonorità Van lì. Halen, Skid Row. Van Halen, eccetera, Skid Row, ma No, rimaniamo più in inferno. ambito turnista, direi tutte quelle sonorità lì, ripeto, Boz Scaggs sicuramente molto molto interessante,
ma anche Steven Bishop per esempio, un nome che magari non vi dice niente, ma è stato autore di tanti, grande Rocco che dice Manzani. È stato sicuramente molto interessante Steven Bishop. Kenny Loggins, l'album di Kenny Loggins Back to Avalon, e anche su quell'album lì trovate fior di praticamente turisti. ci sono 7 mesi di ascolti praticamente. Rodolfo, tu Ma hai qualcosa? io vi sto dando dei nomi un po' meno conosciuti, un po' meno mainstream. Ripeto, Boz Skaggs credo che in pochi lo conoscano da noi. No, io mi affiderei ai suggerimenti di Pietro, giusto se volete ascoltare un brano un pochettino più conosciuto, se prendete per esempio Self Control di quegli anni, dentro ci sentirete Mike Landau, The Enough e Paul Jackson Jr., 3 chitarristi in un brano, e si sente proprio che cosa fa ciascuno di loro, perché è bello poi parlare pure delle tipologie di chitarre che si suonavano a livello di stile, no? Quindi diciamo si passava da questi bordoni o questi riff rock anche delle canzoni pop, voglio dire, che c'erano queste chitarre distorte, poi c'erano i classici stoppatini alla Paul Jackson Jr. e gli arpeggioni di chitarra e le ritmiche funk, cioè di queste cose era pieno. E secondo me, per ricongiungermi di nuovo a quello che diceva Pietro prima, cioè la cosa bella è l'insegnamento che si può trarre dagli anni '80 è il fatto che la chitarra aveva un ruolo funzionale in quella musica, perché ovviamente c'erano i synth, c'erano altre cose predominanti, e la chitarra si era ritagliato uno spazietto, per questo questi suoni così sottili, che prima chi diceva chiudi il tono, ok? E in realtà sì, cioè, a sentirlo così magari può essere un suono molto squillante, però all'interno di un mix dell'epoca era molto funzionale bisognava avere questo suono così sottile, altrimenti non sarebbe uscita la chitarra in quel tipo di mix lì. Quindi il fatto che oggi ci lamentiamo che la chitarra non sia presente, sta pure un pochettino a noi cercare delle sonorità e un qualcosa che possa essere funzionale alla musica di oggi. Quindi secondo me dagli anni '80 possiamo imparare il fatto che dobbiamo essere creativi e dobbiamo sempre sperimentare nella musica. C'è anche una domanda di Race che dice: ma secondo voi il suono anni '80 viene da Gilmour? No, non penso. Cioè, lui sicuramente aveva un suono che veramente rimane unico ancora oggi. Per me non è né 70 né 80 né 90. Sì. Un po' come i Queen, no? Che hanno quel suono che tu dici Queen vanno sempre bene, non riesci a identificarli in una decade perché sono pazzeschi. La sonorità anni '80, come spiegavamo anche prima nella diretta, nasce dal fatto di avere tanti soldi, tanti giocattoli nuovi, è come avere tanti VST appunto, e proviamo a sommarli tutti a vedere che cosa succede, perché di fatto facevano questo e sono arrivati a ottenere questi suoni sempre molto contenuti, molto controllati, proprio in funzione anche dei supporti su cui andavano. A fine anni '80 arriva il CD, ma soprattutto il Walkman. Ricordiamoci il fatto che la musica veniva fruita in mobilità con le cuffie, che non sono le cuffiette fighe di oggi, non sono gli AirPod di oggi, c'erano delle cuffiacce sì, con la spugna arancione che ti trapanavano le orecchie. Sì, quindi quella che dovevano poi essere si suoni staccava molto, a pezzi. molto compressi e con molta ambienza, perché sennò Senti, ci fai quindi era sentire un po' questo suono, questo suonetto con la Telecaster e poi Sì, ci sì, avviamo sì. verso la chiusura, perché Assolutamente siamo sì. già a quasi un'ora e La 30. Telecaster, è qua giù, Telecaster, ecco la Telecaster, è Eccola arrivata la qua. Telecaster. Questa qua è una un custom shop in Coa. Selettore 4 In Coa, posizioni, questa molto qua. interessante. Sì, questa è in Coa. Sì, si vede effettivamente. Sì, è una Coa questa. E Bella c'è questa. violinato. Spero sia accordata. Non è accordatissima, ma Più più della Strato di Rodolfo. Si dà una cordata veloce. Scusa, Insomma, Rodolfo. Sei cattivo, Leo. pur avendo il Chi era controllo prima? dell'umidità, Cangiano che chiedeva se ti poteva insultare. Insultalo per favore. Sì, sì, insultatemi ragazzi. Dov'è Cangiano? Che Posso se lo insultare merita, lei? se lo merita. Ma non è vero, ma non è vero. ok.
Questo è con il pick up al manico. Tutti e due i pick up. Pick up al ponte. Ovviamente hai il twang tipico Telecaster. Sì. Pick up entrambi, fase invertita. Questo è molto particolare, in effetti non è proprio E con la tipico della Tele. distorsione. Bella la Tele. Per me l'unico vero single coil al ponte è quello della Tele. Mi Non c'è dispiace niente da fare. per tutti gli Ha un stratocasteristi, ma Questo è un Seymour Duncan al Nico 5. Ok, Molto, bello. molto bellino. Molto bello. Buonasera a tutti, come evoluzione degli anni 80 consiglierei Candyman assolutamente sì di Luke, Sì. dove secondo me si arriva al top, e consiglio anche di Lee Ritenour Six Strings Theory, dove potete ascoltare tanti chitarristi di quell'epoca che si divertono a fare un po' chi ce l'ha più lungo tra di loro di fatto, però è molto molto bello. Tra l'altro anche Neil Schon ovviamente è un altro chitarrista incredibile che ha fatto degli assoli pazzeschi con i Journey, ha fatto dei dischi anche con i Bad English, un'altra band di riferimento per me sono i Bad English sicuramente di quell'epoca. Penso che Johnny intendessi la Strato o la Strato, ma sarei curioso di provare la Tele. Che dite? Sì. sì, devi. Scoprirai devi. che è una cassa da morto con su 6 corde tirate Un tagliere. a cavolo. Sì, è un tagliere, di fatto ci puoi fare proprio gli spaghetti alla chitarra e suona da Dio. È una delle cose più piene di difetti, e dai difetti sono uno più bello dell'altro. Cioè, Sì, è è bellissimo. proprio così. Bene ragazzi, Rudy, che dici? Beh, direi che possiamo volgere al termine di questo pomeriggio veramente interessante. Grazie Pietro, perché Grazie a voi. ho scoperto un sacco di cose oggi. E Bellissimo. vabbè, vuoi giusto ricordare il plugin che hai usato per costruire tutta la catena? Dove Allora, si il può plugin che ho scaricare, se è utilizzato- open source, se è a pagamento, insomma, se ci puoi Ha dare diverse qualche... forme, non è open source, si può comprare con licenza annuale, si può comprare con licenza mensile, adesso ha varie formule, la mia è la versione un po' più vecchia, questa è della Cache View e si chiama Element. Bello. E serve proprio bellissimo. per creare questi rack e di fatto utilizzare i VST se avete una scheda audio un po' performante, vi assicuro vi potete divertire tanto, anche perché caricate anche un amplificatore qua come VST, e tra l'altro non consuma tanto a livello di CPU, e nel mio caso vedete che siamo a un 11% con tutta questa roba buttata dentro e connessioni parallele stereo, più connessioni parallele stereo, quindi insomma potete farlo senza l'ausilio di Bob Bradshaw, tutta questa cosa, non avrete ma è problemi molto di loop di massa, di alimentazione, eccetera, eccetera. È molto interessante proprio per andare a scoprire come lavorano diversi effetti e quelle cose lì. Poi ovviamente questa tipologia di effetti io non lo utilizzo in studio così, cioè in studio nella DAW direttamente, io registro la mia testata a cassa e dopodiché vado a creare queste cose nella DAW, sicuramente nella Certo. AW, come si dice in maniera più pro. Grazie a voi Pia. ragazzi. Di Chi che? vuole Ma anzi. seguirmi sui miei canali mi trova online sicuramente su tutti i social. Se avete domande non esitate a fare domande, seguitemi, Guarda, seguiteci. vi metto pure il bannerino, quello figo, dov'è? Eccolo qua. Quindi Leonardo Toro, Rodolfo Capoderosa, Pietro Amoretti Music. Chiedono Ok. un Raspberry, Ma- reggerebbe questo rig? È un po' difficilissimo, perché diciamo ci sono dei porting di alcuni effetti, però stiamo parlando comunque, ci sono 3 chorus, 2 delay stereofonici, uno da una parte e uno dall'altra, riverbero, compressore, mixing, cioè, insomma un po' non credo.
detto sinceramente. Non credo nemmeno, cioè probabilmente in una versione un po' ridotta si può fare qualcosa tipo su una HX Stomp ad esempio, però mettendo un po' di pedali esterni non credo che un Raspberry riuscirebbe a fare sta roba. Allora, se a qualcuno interessa, poi magari nei prossimi giorni lo farò. Ho riprodotto la cosa anche con HX Stomp, quindi con Ok. Line 6 Ecco. Mondo Helix, quindi nel caso posso fare un video e vi spiego come di fatto farlo, Esatto. senza occupare troppa Interessante, DSP. sì. Iscrivetevi Leo, tutti sul canale di Pietro, così. Tutti forza. Leo, ci siamo scordati di dire una cosa bellissima, ma quanto è figa la mia scritta live stream qua dietro illuminata? È bellissima, veramente Ma bellissima. sì, secondo me dovresti regalarne una anche a me, Leo, però Sì, io giusto, adesso ci la sta. preparo, la metto qua, visto che mi si lamentano che io non ho lo sfondo bello, giustamente, guarda che cazzo c'è qua, tutti e due. c'è il vuoto, c'è il Guarda, vuoto io c'ho cosmico il dietro. vuoto, in realtà c'è un casino che non potete immaginare e questa inquadratura permette di nascondere tutto. Di nascondere. Però Strategica. molto presto Va metteremo tutto quello che c'è da mettere, non vi preoccupate. Bene, Vabbè, per io ho qualsiasi suggerito domanda, a Leo un qualsiasi cartonato cosa- come il mio, ti fai fare il cartonato Una finto stampa dietro, in alta risoluzione. perfetto. Qualsiasi Vai, domanda, Rudy. curiosità su effetti, scrivetemi. Ok. Scrivete commenti anche sotto queste dirette, sia se la state guardando dal mio canale, da quello di Leo, perché ovviamente noi poi gli argomenti e le domande più interessanti le ritratteremo nelle prossime dirette. Ovviamente potete andare a vedere qualche diretta vecchia, quella della scorsa era con Enrico Santa Caterina, poi un'altra sull'Opus, insomma andate a rivedere tutto. Mi raccomando, commenti, like per noi sono importantissimi, ovviamente iscrizione ai canali, seguite Leo su Instagram, Pietro pure su Instagram, Tutti, TikTok, seguiamoci tutti. per favore, ne abbiamo bisogno. Magari per voi è una cosa semplice, per noi è veramente importante invece. Ragazzi, Benissimo. un abbraccio a tutti. Grazie mille, Pietrone. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao.